Salve gente, io sono Luca e in questo meraviglioso episodio del corso di italiano avanzato volevo parlare del modo di dire cercare rogne. Questa espressione non è troppo comune, forse non l'avete mai sentita. Cosa significa cercare rogne? Significa crearsi dei problemi, di solito provocando delle persone, facendole arrabbiare e quindi ottenendo col proprio comportamento una reazione molto negativa. Il punto che viene sottolineato da questo modo di dire è proprio il fatto che la persona in realtà questi problemi se li va a cercare, cioè sono problemi evitabili. Se questa persona non dicesse o non facesse niente, non ci sarebbero queste conseguenze, però la persona decide consapevolmente di comportarsi in un determinato modo e di conseguenza le altre persone reagiscono. Quindi di solito cercare rogne significa provocare qualcuno dicendo o facendo qualcosa. Spesso una persona che cerca rogne è una persona che ha proprio voglia di litigare, quindi va a provocare qualcuno. L'esempio classico potrebbe essere in discoteca, non so se avete presente questa scena, voi siete lì, non state facendo niente di male, state, non so, bevendo un cocktail, state ballando, si avvicina un tizio e vi dice che cazzo c'hai da guardare? E magari voi non lo stavate neanche guardando, no? Ecco, questo tizio è il classico esempio di una persona che cerca rogne. Voi siete lì, non state facendo niente, non lo stavate neanche guardando, questa persona viene da voi con un pretesto perché evidentemente vuole litigare. Ecco, questo è l'esempio della persona che senza un apparente motivo viene da voi a cercare rogne. Ma volendo si potrebbero fare anche degli esempi meno estremi, per esempio se voi per sbaglio pestate il piede a qualcuno, questa persona può dire fa niente oppure può iniziare a provocare e a litigare. Cioè una persona che si comporta in questo modo, in modo da causare dei litigi, si dice che cerca rogne. Non so se conoscete il modo di dire attaccar briga oppure attaccare briga. Ecco, cercare rogne e attaccar briga sono sinonimi, vogliono dire la stessa cosa. Poi c'è anche il sostantivo attaccabrighe, quindi è un attaccabrighe, per esempio Marco è un attaccabrighe, oppure Elisa è un attaccabrighe. Chi è un attaccabrighe? È una persona che coglie qualsiasi pretesto per litigare, cioè va in giro nei pub e appena ha la possibilità di litigare con qualcuno, litiga con questa persona. Di solito un attaccabrighe è uno che ha un atteggiamento piuttosto aggressivo, rissoso nei confronti degli altri e spesso causa dei litigi. L'attaccabrighe ha proprio voglia di litigare. Quindi se per sbaglio pestate il piede a un attaccabrighe, ecco, l'attaccabrighe sicuramente non vi dice ah no, fa niente, coglie il pretesto, gli si presenta l'occasione di litigare e litiga l'attaccabrighe. Dal modo di dire attaccare brighe c'è il sostantivo attaccabrighe, dal modo di dire cercare rogne non c'è nessun sostantivo, non possiamo dire è un cercarogne. Poi c'è anche il modo di dire avere delle rogne, che ha un significato leggermente diverso. Avere delle rogne fondamentalmente vuol dire avere dei problemi. E quindi lo troverete in frasi del tipo non voglio avere delle rogne, oppure non voglio avere questo tipo di rogne. In questo caso rogne è sinonimo di problemi. Quindi i modi di dire con la parola rogne sono due. Da un lato c'è cercare rogne, che vuol dire cercare guai, andare a cercarsi dei problemi, cioè provocare delle persone, e poi c'è avere delle rogne, che non implica questo comportamento, per così dire, da provocatori, e semplicemente vuol dire avere dei problemi o dei fastidi. Probabilmente la parola rogne prima d'ora non la conoscevate. Allora, la parola rogne è il plurale di rogna. La rogna sarebbe la scabbia, cioè una malattia della pelle. Solo che in questo caso il plurale rogne viene usato per indicare fastidi, guai, problemi, eccetera, eccetera.
quindi viene usato in senso metaforico, non ha un legame diretto con la malattia rogna che è la scabbia. Vabbè, adesso non voglio entrare nel merito, comunque si tratta di una malattia della pelle che causa un forte prurito e quindi per questo motivo rogne viene associata all'idea di fastidio, perché il prurito, no? Uno si deve grattare in continuazione e allora si dice rogne, cercare rogne, avere delle rogne, perché sono comunque fastidi. Ecco, questo è quanto. Spero che questo video o questa camicia, oppure entrambi, vi siano piaciuti. Qui nel riquadro magari vi metto la playlist degli altri modi di dire, se avete voglia date un'occhiata anche agli altri video. Detto ciò, vi saluto.